Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio parlare di alcune funzionalità sempre esistite in Creo Parametric che ci consentono di gestire con diverse possibilità le copie dei nostri file, che siano parti, che siano assiemi o che siano disegni. In particolar modo vi parlerò del salva backup, del salva copia e poi vi parlerò anche in ultimo di una piccola funzionalità che secondo me è molto comoda, che è il sostituisci per copia. Detto ciò, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e a questo punto direi che possiamo cominciare con l'affrontare questi argomenti. Che cos'è il backup oppure il salva backup? Il backup è appunto una funzionalità di Creo Parametric che ci consente di salvare un backup del nostro file, che può essere una parte, un assieme o un disegno. Ovviamente viene salvata con il backup una copia, ma con il medesimo nome, quindi sarà una copia ridondante in una cartella in genere diversa. Il vantaggio del salva backup è che se andiamo a fare il backup di un assieme o di un disegno, lui andrà a salvare nella cartella che abbiamo scelto tutti i file che servono a generare quell'assieme o quel disegno. Vi mostro immediatamente un esempio di questo assieme che abbiamo a schermo, che è chiaramente una caffettiera. Andiamo a fare un file salva con salva backup. Decidiamo di salvare backup in una nuova cartella che vado a creare e è sufficiente poi, una volta scelta la cartella, cliccare su OK e quindi lui sarà andato a salvare in quella cartella una copia con lo stesso nome di tutti i file che compongono questa caffettiera. Lo possiamo andare a verificare immediatamente andando a vedere qui dentro che ci ritroviamo tutti i componenti di quella caffettiera e quindi questa cartella di backup può essere ad esempio copiata, zippata e inviata ad un nostro collega, magari dall'altra parte del mondo, in un ufficio diverso dal nostro, in modo tale che lui sia perfettamente in grado di aprire l'assieme caffettiera e di poterlo tranquillamente generare all'interno del suo Creo Parametric, perché ha a disposizione tutti i file contenuti all'interno di quell'assieme. L'unica cosa che potrete notare è che il backup non si porta dietro i file di disegno, e poi ha un'altra caratteristica che può essere a nostro vantaggio oppure no, che è quella di salvarsi tutti i file alla prima versione. Questo lo possiamo vedere in questo modo. Quindi poi può essere pericoloso prendere questi stessi file, anche se modificati e quindi se scattati di versione, e riportarli all'interno della nostra cartella, perché correremmo il rischio di non leggerli, poiché il loro numero di versione magari è molto più piccolo delle nostre ultime versioni. Detto ciò, facciamo un altro esempio. Andiamo a prendere il disegno di questa stessa caffettiera e andiamo a fare nuovamente il salva backup. Però lo facciamo anche qui in una nuova cartella che chiamo bkp_drw. Ok, ok di nuovo. E se andiamo a vedere il contenuto di questa nuova cartella, ci troveremo il disegno, eccolo qui, ci troveremo il formato che serve a generare quel disegno e ovviamente tutti i file 3D, parti o assiemi che siano, che servono a generare il modello di quel disegno, che in questo caso ovviamente l'assieme caffettiera. E quindi solo in questo caso, se facciamo il backup a partire da un disegno, ovviamente ci portiamo dietro il disegno stesso, ci facciamo una copia del disegno stesso. Ritorniamo sull'assieme caffettiera e adesso vi vado a mostrare invece la funzionalità salva copia. Il salvacopia invece consente di salvare o nella stessa cartella o in una cartella diversa una copia dei nostri file. Quindi una copia dei nostri file vuol dire che è una copia identica dei nostri file ma con un nome diverso. Il vantaggio del salvacopia, questo lo vedremo, è che invece ci consente di portarci dietro anche copie dei disegni. Vediamo subito un esempio, andiamo a fare un file, save as, quindi salva con, salva copia. Anche qui creiamo una nuova cartella per non confonderci e la chiamiamo copy_1. Ok, dobbiamo dare il nuovo nome alla copia dell'assieme caffettiera e aggiungiamo il suffisso _1. Ok,
Quando andiamo a fare il salvacopia di un assieme, Creo ci chiede come vogliamo gestire i componenti dell'assieme, se vogliamo riutilizzare i componenti originali, senza quindi crearne delle copie con dei nomi diversi, oppure se vogliamo copiarne soltanto alcuni, scegliendo l'azione Save a Copy invece che riutilizza, oppure in questo caso voglio selezionare tutti i componenti del sottoassieme, cliccando qui, vado a decidere che tipo di suffisso voglio dare a tutti i componenti, quindi sempre underscore 1, e gli dico di generare i nuovi nomi dei file. In questo modo ha cambiato l'azione per tutti i componenti, l'ha portata a salvacopia e ha aggiunto a tutte le nuove copie il suffisso underscore 1. A questo punto potrei dirgli o salvacopia oppure salvacopia e apri, ma a questo punto io direi di fare esclusivamente salvacopia. Una piccola nota, noterete che appunto c'è questo segno di spunta su copia disegni, che io vi consiglio francamente di lasciare sempre attivo, perché grazie a questo segno di spunta, se gli dico di fare un salvacopia, e vado a controllare poi quello che verrà salvato nella cartella, noteremo che lui si sarà salvato delle copie di tutti i componenti dell'assieme, una copia dell'assieme stesso, ma anche una copia dei disegni che erano associati ai vari componenti. E questa è un'operazione assolutamente molto molto comoda. Posso fare anche un salvacopia parziale e quindi di nuovo vado a fare File, Save As, Save a Copy, vado a creare una nuova cartella, copy underscore 2, ok, quindi caffettiera underscore IEC underscore 2, ok. In questo caso vogliamo andare a fare un salvacopia unicamente di questo sottoassieme e quindi da qui gli andiamo a cambiare il suffisso, lo mettiamo come underscore 2 e gli vado a dire salvacopia e apri. Quindi mi aprirà una copia dell'assieme caffettiera dove però ho creato soltanto una copia del sottoassieme serbatoio caffè IEC e gli ho aggiunto il suffisso underscore 2. Questo mi consente di andare a, ad esempio, utilizzare un progetto già esistente per farne una copia in cui andrò a fare alcune modifiche che inizialmente ho ipotizzato all'interno unicamente del serbatoio di questo sottoassieme qui, del serbatoio caffè IEC. Poi, qualora mi rendessi conto che non voglio soltanto cambiare quel sottoassieme, ma voglio anche cambiare il componente caldaia IEC, posso utilizzare a questo punto il sostituisci per copia. Quindi vado a fare tasto destro, nel menu contestuale scelgo la funzionalità sostituisci, che è questa qui. Qui ho diverse opzioni possibili. Attualmente nelle ultime versioni di Creo Parametriche c'è la possibilità di fare un sostituisci per nuova copia oppure un sostituisci per copia esistente. Nelle versioni invece un pochino più vecchie troverete unicamente il sostituisci per copia che corrisponde al sostituisci per nuova copia. Quindi vi mostro cosa succede se gli dico sostituisci per nuova copia. Qui gli cambio nome, gli scrivo new copy, gli do un ok e noterete che lui ha sostituito il file che inizialmente rispondeva al file originale caldaia, l'ho sostituito con una sua copia perché in un secondo momento magari mi sono reso conto che volevo fare delle modifiche anche a questo. E quindi anche questa è una funzionalità importante che spesso può essere comoda quando stiamo lavorando su una copia di un assieme, ad esempio. Ok, direi che per quanto riguarda questi argomenti è tutto. Quindi per il momento vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!